Buongiorno o buonasera a seconda se mi vedete di giorno o di sera. Buongiorno a tutti, comunque per me adesso è giorno. Volevo fare questo video un po' diverso dal solito, in cui vi spiego per definizione come si definisce un artista, più che altro un pittore. Poi vediamo che può darsi pure che facendo questa spiegazione sulla pittura e sulla definizione di un artista, di un pittore, si può capire anche un po' la definizione di artista in generale. Allora, partiamo dal fatto che ci sono varie, come posso dire, definizioni di pittore, di artista a livello professionale. Quando uno inizia proprio da 0 a fare, comunque a voler fare a livello professionale questo mestiere, il primo stadio, no? Il primo livello di definizione comunque di artista è artista emergente sconosciuto. Che vuol dire? Emergente dice la parola stessa, sta emergendo, sconosciuto pure là dice la parola stessa, non te conosce nessuno. Oh. Questo è il primo stadio di definizione di un artista. Emergente sconosciuto. Poi si passa da artista emergente invece conosciuto. Allora, come si definisce questa cosa? La differenza qual è? Non è che se tu sei tanto conosciuto, al paese mio mi conoscono tutti, quindi sono conosciuto, allora diventi un artista conosciuto. No, non funziona così. Funziona nel momento in cui ti viene attestata una riconoscibilità, quindi nel momento in cui scrivono su di te. Per esempio, tu puoi fare anche una sola mostra, per esempio, e qualche giornalista che è passato e comunque ha sentito parlare vuole scrivere un articolo su di te, sulla tua arte, quindi sul tuo messaggio, sulle tue tematiche, scrive un articolo su anche una testata giornalistica qualsiasi, non necessariamente specifica di arte. Posso scrivere un articolo sia su un giornale specifico dell'arte, sia un articolo su un quotidiano nella sezione arte e cultura, quindi sempre inerente alla tematica culturale. In quel momento passi da artista emergente sconosciuto ad artista emergente conosciuto. Quindi puoi anche essere un artista che ha fatto 10, 20, 30 mostre, ma nessuno ha scritto su di te, quindi quello che hai fatto non è stato così rilevante, ok? Tanto da poter scrivere qualcosa su di te, oppure puoi farne una soltanto, per esempio, è un esempio, e possono scrivere su di te. Quindi non è il numero delle mostre che fai, non dipende da questo, non dipende da quanta gente conosci, ma dipende se quello che hai fatto ha avuto un valore tale tanto che qualcuno ha scritto su di te, insomma ha scritto sulla tua poetica. Quindi potresti fare anche solo una mostra e passare da artista sconosciuto a conosciuto. Quindi, oppure puoi fare tante mostre ma nessuno scrive su di te perché non trovano interessante, casomai, o perlomeno ancora non c'è un messaggio chiaro, quello che vuoi trasmettere con la tua arte, quindi non scrivono su di te, non sei un artista conosciuto, quindi è al di là della popolarità, no? Quanto sei popolare, secondo... Al paese mio mi conoscono tutti, eccetera. Ok? Quindi questo non ti fa artista conosciuto, ma nel momento in cui scrivono. Artista emergente conosciuto, quotato o meno. Che vuol dire? Ecco. Allora, si può essere, io per esempio sono ancora nella fase artista emergente conosciuta, ma non quotata, quindi rientro in un mercato d'arte ancora diciamo accessibile per i prezzi, insomma. Si diventa quotati nel momento in cui, diciamo anche una conseguenza di un lavoro fatto, svolto, si sono fatte parecchie mostre culturali, perché l'arte è cultura, da lì anche l'attinenza, cioè capendo questa cosa si capisce anche in generale la definizione di artista, un po' come anche i musicisti, scrittori, no? Anche nelle varie altre categorie più o meno dello spettacolo, no? Quando si fa cultura, allora si sta facendo qualcosa di un po' più artistico. Per diventare quotati è diciamo una conseguenza di tutto il lavoro fatto culturale, quindi hai un tuo pedigree,
sottolineiamo, troviamo pure questo termine, ricordiamocelo se non lo conosciamo, il pittore è come il cane, no? C'ha il pedigree, a me mi fa ridere, però è così. Il pittore c'ha il pedigree, cioè che cos'è sto pedigree? È una sorta di curriculum, però particolare. Per pedigree si intende tutto quello che hai fatto, ma di valore. Per esempio, se tu fai il pittore, fai mostre, espone, fai mostre, poi fa anche dei progetti, no? È un freelance, può fare tante cose, però quindi può avere un certo tipo di curriculum. Però se tu per esempio fai mostre che non sono culturali, fai mostre ai mercatini, ok? Quello fa parte del tuo curriculum, ma non fa parte del tuo pedigree. Perché il pedigree appunto è qualcosa che ha valore. Se fai una mostra al mercatino non ha nessun tipo di valore culturale, si parla sempre di cultura. Se per esempio invece fai una mostra per valorizzare il territorio, casomai ti vengono offerte delle sale di esposizioni che sono comunali della tua città o di un'altra città, sai, della cultura, queste cose così, allora tu già stai facendo cultura, perché anche stai valorizzando il territorio, oppure ti ritrovi a fare una mostra per una manifestazione, qualcosa di importante, quindi entri sempre in un circuito che è culturale. Puoi fare, non so, anche una mostra dopo uno spettacolo inerente a uno spettacolo teatrale, cose così, cioè tutto ciò che è inerente alla cultura, quindi sì, culturale, che ti dà quindi un valore culturale, quello rientra nel tuo pedigree. Poi ci sono anche altre cose che riguardano il pedigree, però senza che mi dilungo. Sintesi, tutto ciò che riguarda ciò che fai, che ha un suo valore, ribadisco, culturale, quindi, allora quello rientra nel tuo pedigree. Quindi tu puoi, per esempio, una sfilza di cose che hai fatto, ma puoi fare anche cioè, decine e decine e decine di mostre, ma se soltanto 2 o 3 sono culturali, rientrano nel pedigree, quindi in un certo tipo di valore, perché l'arte è cultura e c'è sta poco da fare, quindi se non si fanno cose culturali, come mai stai facendo l'arte? Questo era proprio il quesito, no? Cioè, se fai comunque pittura, che fai? Che racconti? Devi raccontare qualcosa, cioè hai un messaggio, quindi comunque tu stai portando una tematica, vuoi dire qualcosa, quello che crea cultura, no? Se non hai niente da dire, che è così fino a se stesso, non lo sai neppure tu, non fai cultura. L'arte dov'è? È una cosa, se può dire. Quindi il pedigree, proprio che sembra come il cane, no? Però il pedigree è quella cosa che ti dà più chiarezza su quello che stai facendo culturalmente. Quindi più tu hai alla fine un curriculum di un certo tipo di valore, e più di conseguenza entrerai anche in una quotazione. Però nel momento in cui si imposta il proprio lavoro su questo, poi si inizia ad entrare anche in una quotazione nel momento in cui c'è anche qualcuno che ti segue. Di solito questa cosa viene in una galleria, cioè un gallerista bravo fa un lavoro culturale su di te, fa mostre culturali su di te, fa cataloghi, varie cose, ti mette nel circuito dei cataloghi d'arte, delle fiere, quindi ti fa entrare anche in un circuito di clientela che è interessata a un acquisto, a un investimento nell'arte, quindi a un valore culturale, stiamo sempre là di quello che fai, allora lì scatta la quotazione. Ok, uno può anche lavorare nell'arte, fare il pittore tutta la vita e non essere anche quotato, per esempio. Non è semplicissimo entrare in questo circuito. Quindi partiamo proprio dalla consapevolezza che si può essere anche tutta una vita emergenti, conosciuti, e anche tutta una vita non quotati, per esempio, si può anche essere.
diventa quotato affermato è una piccola parte, insomma, perché quello ci arrivi o in vita o dopo morte, non si sa, di solito sempre dopo morte, molti i pittori vengono riconosciuti. Comunque sia, nel momento in cui c'è un forte interesse culturale su quello che fai, è inevitabile che il valore di quello che hai a livello proprio monetario di mercato cambia, aumenta. La quotazione vieni quotato e quindi hai più valore, vale di più quello che produci. Quindi prima che un artista, nel momento in cui era semplicemente un artista emergente conosciuto, non quotato, un quadro poteva valere 100 euro per esempio, dopo la quotazione può per esempio benissimo arrivare a 800 euro, 1000 euro, ma più sei quotato e più aumenta un quadro che quando non eri quotato valeva 100 euro, può arrivare pure a 10.000 euro, per dire lo stesso identico. Sei sempre tu che lo fai, il quadro è sempre lo stesso, ma cambia il valore che ha la tua arte, quello che hai fatto tu, anche come è conosciuto l'artista, ha aumentato il suo valore, suo pedigrino, il suo valore è aumentato e quindi anche monetariamente un quadro che prima valeva 100 euro può arrivare pure a 10.000, pure di più per dire, cioè non è strettamente dipeso poi soltanto dalla tecnica, dalla grandezza del quadro, cioè da questi canoni, ma ce ne sono poi anche altri che aumentano il valore di un quadro.